Ciao a tutti ragazzi, io sono Nelirfa e oggi andiamo a parlare di Diablo 4 e vediamo tutti i punti principali per prepararci meglio a questo gioco e anche vediamo insieme le ultime novità. Se sei un appassionato di videogiochi di ruolo, sicuramente conosci la serie di Diablo, una delle più famose al mondo. Ecco la buona notizia, Diablo è in arrivo. In questo video scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sul nuovo capitolo della saga Blizzard. In questo paragrafo introduttivo parleremo brevemente di Diablo 4, di cosa si tratta, quando uscirà e a chi è rivolto. Diablo 4 è il prossimo capitolo della famosa serie di videogiochi RPG d'azione sviluppata da Blizzard Entertainment. È il sequel di Diablo 3 uscito nel 2012 e promette di offrire una nuova avventura oscura e spaventosa ai giocatori. Il gioco si svolge in un mondo aperto, con ambientazioni variate, come deserti aridi, foreste misteriose e città infestate da demoni. Il gameplay sarà simile a quello dei capitoli precedenti, ma con alcune innovazioni, come il combattimento più tattico, la personalizzazione del personaggio più profonda e un sistema di quest più articolato. Diablo 4 sarà disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S. Dunque abbiamo parlato già abbondantemente un po' dell'insieme di questo gioco. Adesso andiamo a vedere quali sono stati i cambiamenti che sono stati fatti dopo l'uscita dell'Open Beta. Dunque sono state apportate modifiche anche alle classi che hanno ricevuto aggiornamenti a varie abilità. Per esempio il Barbaro ha ricevuto una riduzione passiva del danno del 10% alla sua abilità Turbine, ora infligge più danni e costa più furia e il potenziamento doppio colpo rimborsa il suo intero costo di fuoco se usato sui nemici storditi o abbattuti. Le abilità compagno del druido ora infliggeranno danni notevolmente aumentati. Tutte le abilità Ultimate hanno avuto i loro tempi di recupero ridotti. L'usabilità di Maul e Polverizzare è stata migliorata e l'uso di un'abilità non mutaforma ora trasformerà un druido nella sua forma umana. I servitori evocati dal necromante moriranno più spesso, il che significa che i giocatori dovranno utilizzare i cadaveri più spesso. Nel frattempo molti bonus alle statistiche del libro dei morti sono state aumentate. L'abilità esplosione cadaverica ha subito una riduzione dei danni e la luminosità dei guerrieri scheletrici e dei maghi scheletrici è stata ridotta. I bonus dell'abilità sotterfugio del tagliagole sono stati aumentati insieme a più abilità passive, mentre tutte le abilità infusione hanno ricevuto un aumento dei tempi di recupero. Infine il danno delle scariche elettriche dell'incantatore è stato aumentato e il costo di mana è stato ridotto. Il danno di catena di fulmine è stato ridotto e il tempo di recupero dei bonus di incantamento dell'abilità incenerimento è stato ridotto. I muri di fuoco ora si genereranno anche sotto i nemici più frequentemente quando si utilizza il sul bonus di incantesimo e la probabilità di colpo fortunato è stata aumentata per il bonus di incantesimo dell'abilità Meteora. Dunque tutti questi cambiamenti sono stati fatti grazie ai feedback dei giocatori, in particolar modo ne ha risentito parecchio la classe del necromante che è stata ritenuta durante l'open beta una delle classi più OP del gioco. Dunque poi Blizzard ha apportato ulteriori cambiamenti nell'interfaccia di gioco per risolvere problemi vari, come alcuni boss che rimanevano inerti. La finestra di chat è ora visualizzata sul lato sinistro dello schermo quando si utilizza la configurazione della barra delle azioni centrata. Le statistiche di un personaggio ora verranno visualizzate anche per impostazione predefinita quando i giocatori fanno clic sul pulsante dei materiali e delle statistiche all'interno del loro inventario, mentre gli input di movimento e interazione possono ora essere mappati su un pulsante, mentre l'input di attacco primario è mappato su un pulsante secondario. Infine il testo viene modificato con un nuovo carattere serif. Effettuate anche alcune modifiche a alcuni boss principali. Praticamente sono delle modifiche per quanto riguarda i loro attacchi e le loro meccaniche di combattimento.
Dunque, i dungeon di Diablo 4 sono ovviamente una parte importante del gioco, viste le opportunità di bottino che vanno ad offrire e il fatto che sono un fulcro significativo dell'endgame, ma durante la beta del gioco i giocatori li hanno trovati un po' noiosi e in diversi modi. Alcuni giocatori li hanno ritenuti ripetitivi e quando si trattava di completare gli obiettivi all'interno del dungeon hanno suggerito che molti delle azioni richieste richiedevano troppo tempo. A tal fine Blizzard ha preso in considerazione i commenti e ha rivelato una serie di modifiche che saranno applicate ai dungeon nel tentativo di renderli un po' più gradevoli. Ora vediamo un po' insieme alcuni dettagli per quanto riguarda l'endgame di Diablo 4. Dopo aver finito la storia principale sarà possibile mettersi alla prova con i livelli del mondo più difficili, completando le spedizioni principali. Più sarà alto il livello del mondo, più oggetti e vantaggi si potranno ottenere. Il sistema di eccellenza contiene ancora più opportunità per creare una configurazione perfetta e davvero unica per i propri personaggi, che vadano oltre l'albero abilità iniziale. Sarà possibile scegliere quali benefici e glifi sbloccare in base al proprio stile di gioco. Si potrà arricchire il Codex del potere, trovando aspetti nascosti nelle spedizioni. In questo modo si potranno trasformare gli oggetti trovati in oggetti leggendari ancora più potenti. A Sanctuarium ci sono più di 120 spedizioni e ognuna può diventare una spedizione da incubo. Sarà possibile usare i sigilli dell'incubo per attivare la versione incubo delle spedizioni e aggiungere obiettivi e sfide più difficili da completare. Chi ha completato la storia principale in giro per Sanctuarium si imbatterà in mostri ancora più potenti. Sconfiggendo questi mostri nelle zone della marea infernale si potranno ottenere frammenti da utilizzare per acquistare grandi ricompense dai forzieri. Raggiungendo l'albero dei sussurri si otterranno i sussurri dei morti. Dopo ogni incarico completato si potrà tornare all'albero per ricevere una grande cassa di ricompense. Per chi vuole mettersi alla prova contro altri personaggi sono stati creati i campi dell'odio. In questa zona PvP sarà possibile scegliere di combattere contro altri personaggi o di completare dei compiti per raccogliere frammenti da purificare in città. Se si riuscirà a purificare i frammenti si otterranno grandi ricompense, ma mentre ci si trova nei campi dell'odio si potrebbero subire gli attacchi di chi vuole uno scontro PvP. In quanto servizio sempre online, Diablo 4 continua a essere aggiornato per molto tempo dopo il suo lancio. Colgo l'occasione di ricordarvi che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 6 giugno 2023. Coloro i quali acquisteranno le edizioni digitali più costose sbloccheranno l'accesso anticipato, così da iniziare a giocare dal 2 giugno 2023. Bene, anche questa volta ho terminato qua con tutte le ultime news e un po' quello che sta succedendo per quanto riguarda questo gioco. Vi ricordo che c'è anche un importante appuntamento con il team di sviluppo che andrà in scena il prossimo 20 aprile su Twitch con una live speciale. Quindi probabilmente dopo questa data farò almeno un altro video per dire un po' tutto quello che è successo in quella live, o perlomeno le principali notizie. Ok ragazzi, se volete vedere altri video di Diablo 4, se vi interessa questo gioco, naturalmente vi invito a iscrivervi al canale attivando tutte le campanelle in modo di rimanere aggiornati su tutti i video che vado a fare su Diablo 4. Per ringraziarvi di questo video mi raccomando mettete un bel mi piace, siete sempre molto avari nel farlo e se avete delle domande fatele qui sotto nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima!